tutti e benvenuti! Questo è il primo video in questo canale che spero che diventerà per me e per voi una bella e interessante avventura. Mi presento, sono Nicola, sono un fotografo naturalista che da qualche anno si è convertito ormai quasi integralmente al bianco e nero. Bianco e nero che per me è stato comunque il primo amore, che ha comunque dettato quelli che sono stati gli inizi della mia passione per la fotografia. Parliamo più o meno della fine degli anni 90, durante i miei anni dell'università, studiando in una città interessante come Bologna e ricca di spunti comunque sociali e culturali. È stato abbastanza automatico che la mia passione per la fotografia andasse di pari passo con il mio interesse verso questi temi, per cui i primi anni sono stati per me dedicati alla fotografia di strada, che praticavo con macchine a pellicola. Anzi, la mia prima macchina è ancora lì su, è quella bella Rolleiflex che vedete, che mentre passeggiavo di fronte a uno dei negozi più famosi di Bologna per quanto riguarda la rivendita di materiale vintage, mi guardava con quei due occhioni e non ho potuto fare a meno di comprarla. E da allora, penso fosse il 1997-98, mi accompagna ancora adesso, ruggisce ancora. Ho fatto quindi, diciamo, i miei primi passi nella fotografia guardando il mondo attorno a me attraverso una pellicola, una Kodak Tri-X, che era a quei tempi, diciamo, la mia pellicola preferita. Tuttavia, il mio interesse verso gli ambienti naturali non era comunque mai venuto a mancare, e nel momento in cui ho avuto la possibilità di iniziare a crearmi un corredo dedicato a quel tipo di fotografia c'è stato uno switch, diciamo, quasi immediato. È interesse poi per la fotografia naturalistica che è a tutti gli effetti esploso con l'avvento del digitale. Scattavo a pellicola e in bianco e nero non perché ai tempi avessi una particolare cultura verso la fotografia in bianco e nero, semplicemente era il modo più semplice per me per sviluppare le pellicole a casa. Poi più o meno intorno al 2005 la mia voglia ormai di dedicarmi esclusivamente alla fotografia di natura è coincisa più o meno con l'avvento delle prime reflex digitali, diciamo di una certa qualità, anche se ai tempi non si poteva paragonare una macchina di 6 megapixel con anche un 35 mm a pellicola. Tuttavia il digitale, come sappiamo tutti, offriva economicità e comodità, per cui il passaggio è stato quasi immediato. E con il digitale diciamo che è quasi finito il mio interesse ai tempi per il bianco e nero, il mondo è diventato completamente colorato per me. E lo è stato per davvero tantissimi anni a venire. Sicuramente per una decina d'anni non mi sono mai messo lì a ripensare ai miei primi passi nella fotografia in bianco e nero, pur ricordando e riguardando quegli scatti con affetto. Tuttavia in questi ultimi anni è iniziata a nascere dentro di me comunque la volontà e l'intenzione di portare il mio stile fotografico, la mia fotografia in generale, in un altro livello, non necessariamente superiore, semplicemente diverso, un po' come capita a tutti quelli che inseguono una loro passione con una certa serietà. Ho iniziato a sentire il bisogno di dovermi esprimere in un modo mio, più personale. In sostanza ho iniziato ad avere la necessità di voler esprimermi e raccontare le storie che volevo raccontare in un modo molto più diretto e senza fronzoli. La fotografia in bianco e nero è sempre stata sotto la mia pelle, fin dall'inizio, per cui non ci è voluto poi neanche molto affinché emergesse fuori. Tuttavia questa volta l'ho supportata con un pochettino più di attenzioni e studi, al punto che si può dire che ad oggi sia diventata per me una vera e propria filosofia. Non credo che sia sbagliato né arrogante parlare di filosofia quando parliamo di fotografia in bianco e nero, in quanto diciamo che cambia drasticamente quello che è il nostro rapporto con i soggetti e con la scena e con l'ambiente in cui andiamo ad operare. E credo che sia una modalità di espressione anche molto più profonda, se vogliamo, di quello che si possa pensare. Infatti, credo che se ci mettiamo tutti un pochettino qui a pensare a quello che potrebbe essere un modo emozionale di fotografare, credo che un po' in testa a tutti ci verrebbe perlomeno una foto famosa del secolo scorso, una foto di reportage legata comunque alla nostra storia, agli eventi che hanno cambiato il mondo. Ma non credo che questo sia necessariamente un qualcosa legato alla letteratura di fotografia di reportage o al fatto che magari sono immagini che sono passate nei media infinite volte. Credo che oggettivamente ci sia qualcosa di più profondo. Io penso che guardando una fotografia in bianco e nero l'osservatore possa essere spinto più o meno volontariamente a trasferire una sua emozione nella fotografia, quasi a voler partecipare attivamente a quella che è stata la visione del fotografo.
Parlo di partecipazione attiva non a sproposito, credo. In sostanza, quando guardiamo una foto in bianco e nero non stiamo guardando qualcosa che ci è congeniale, non vediamo in bianco e nero. Per cui l'osservatore deve andare quasi a colmare involontariamente la mancanza del colore, che è proprio quell'elemento che renderebbe la visione più congeniale. In sostanza, guardando una foto in bianco e nero bisogna applicarsi un pochettino di più. E nella fotografia di natura questo aspetto assume un'importanza ancora maggiore, perché se ci pensiamo, oltre al colore, che appunto rende la visione più congeniale, manca un altro elemento che più o meno fa la stessa cosa, che è l'elemento umano. Generalmente si sa, nella foto di natura quasi tutti i fotografi, tranne quelli che si occupano di urban wildlife ad esempio, tendono a togliere dall'interno della scena elementi umani. Per cui c'è questa forma di straniamento che avviene su due livelli. E questa è una grande opportunità per il fotografo, perché in sostanza ci permette di prendere per mano voi, gli osservatori, e guidarvi all'interno del nostro fotogramma, usando linee, forme, geometrie, luci, ombre, e portarvi esattamente dritti al punto di quello che noi vogliamo mettere in evidenza nella nostra immagine. Sfruttiamo ad esempio il minimalismo per andare, come ho detto prima, dritti al punto, per essere molto più immediati. Vorrei farvi vedere comunque un esempio di quanto ho appena detto, un'immagine vale più di 1000 parole. Vorrei farlo con quella che è ad oggi l'immagine che mi ha dato più soddisfazioni, un'immagine che è stata premiata al Wildlife Photographer of the Year, così come ai Monochrome Awards. Ho scattato questa foto sulle sponde del lago Hawassa in Etiopia, in un setting al tramonto estremamente bello e emozionale. Il soggetto della foto è uno storno splendido blu minore, che è un uccello che è tanto bello quanto è lungo il suo nome. Tuttavia, mentre ero lì sulle sponde del lago con tutti questi storni che tornavano ai loro dormitori, quello che ha catturato la mia attenzione non è stato principalmente il piumaggio incredibilmente bello di questi uccelli, ma gli occhi. Davvero brillavano nelle ultime luci del giorno, erano veramente ipnotici. Ora, se avessi scelto di partenza di fare un'immagine a colori, mettendo in evidenza appunto il bel piumaggio di questi uccelli, avrei fatto un'immagine come ce ne sono miliardi, comunque un animale estremamente comune in Africa. Inoltre il colore del piumaggio, coprendo un'area molto maggiore di quella che è l'occhio, sarebbe stato assolutamente controproducente, perché comunque l'elemento di spicco, quello che aveva catturato la mia attenzione, non sarebbe mai emerso, diciamo, nell'economia dell'immagine. E quindi in questi casi la scelta del bianco e nero diventa quasi una scelta obbligatoria, diventa a tutti gli effetti un'imposizione, sia da un punto di vista tecnico, puramente funzionale all'immagine che si vuole ottenere, sia perché per mettere ancora più in evidenza quella che è l'atmosfera della scena e quindi l'emotività della nostra immagine. E questa qui è la foto che volevo ottenere, ed è secondo me molto rappresentativa di quello che una buona fotografia in bianco e nero debba essere. Questo ci porta anche a un'altra riflessione. Credo infatti che una fotografia in bianco e nero che funzioni non può essere, nella grande maggior parte dei casi, qualcosa che viene pensata a posteriori. Torniamo a casa, scarichiamo le foto, mettiamo su un filtro di SilverFX, oddio quanto è bella. Quando vedo sui forum o nei vari gruppi Facebook persone chiedere più bella a colori o più bella in bianco e nero, ecco, un po' mi fa male. Una fotografia in bianco e nero non credo che debba essere un filtro di Instagram, per capirci, ma è qualcosa che va pensata, che sia sul campo, che sia comunque a priori nell'ambito di un progetto, proprio perché dobbiamo sapere che non saranno più i colori a guidarci nella composizione, ma che saranno altri elementi. Bisogna in sostanza imparare a guardare in bianco e nero, e credo che con l'esperienza questa è una cosa che poi comincia ad arrivare un pochettino in automatico. Quello che posso dire è che scegliere appunto questo tipo di fotografia più restrittivo credo che non solo mi abbia insegnato a fotografare meglio in bianco e nero, ma che mi abbia comunque insegnato a fotografare meglio in generale. Chiaramente quanto appena detto non è l'unico motivo per cui ho scelto di rappresentare la natura utilizzando esclusivamente il bianco e nero. È ovvio che ci sono anche altri motivi, non di minore importanza. Non per ultimo il fatto che da un punto di vista puramente stilistico trovi che la rappresentazione in bianco e nero sia quanto di più vicino esista per me alla mia idea di intimità e connessione con il mondo naturale. Inoltre, in particolare in questo periodo storico che stiamo vivendo, credo che
capacità innata che ha la fotografia in bianco e nero di ammantarsi di pathos e di emozioni sia un modo estremamente efficace per rappresentare la natura e i problemi che la affliggono. Bene, e dopo questa piccola ma doverosa premessa, su questi argomenti torneremo comunque poi in futuro in modo più dettagliato, parliamo un pochettino del canale. Prima di tutto l'ho creato perché mi piace da matti parlare della mia fotografia e condividere le mie immagini e le mie storie. Credo inoltre che va a riempire quella nicchia, seppur piccolissima, della fotografia di natura in bianco e nero, che almeno qui su YouTube non l'ho trovata, se non in maniera molto superficiale. Per quanto riguarda i video che pubblicherò, diciamo che quello che sarà il format principale sarà quello del video diario, del vlog. In particolare riguardo i miei due progetti che sto portando avanti in contemporanea, che si chiamano The World We Left Behind, che è dedicato in generale alla fotografia di fauna e flora, progetto che è fatto interamente in digitale. Ed il secondo che si chiama Alte Vie, l'ho iniziato da pochissimo, ed è dedicato alla fotografia di paesaggio delle montagne della mia regione, dell'Abruzzo, progetto che invece sto facendo esclusivamente a pellicola, con macchine medio formato e grande formato, per cui più o meno alternerò a seconda delle uscite questi diari relativi alle varie fasi del progetto. I video saranno caratterizzati sia da un aspetto ovviamente fotografico, ma anche legato comunque ai luoghi visitati, quindi ci sarà un ampio spazio all'escursionismo, che comunque nella fotografia naturalistica è un aspetto di fondamentale importanza. Questi video all'aperto saranno intervallati, più o meno, adesso vedremo con quale cadenza, con video invece girati indoor, in casa. Video che saranno prettamente sia di natura tecnica, quindi recensioni di macchine, obiettivi, accessori, tutorial sullo sviluppo, sulla stampa, sia in camera oscura che digitale, e di altri video invece di natura, diciamo, più culturale, tra virgolette, quindi dalle recensioni di libri a storia di quella che è la fotografia in bianco e nero di natura. Vedremo un pochettino via via, anche in funzione magari di vostri consigli, commenti o richieste, cosa uscirà fuori. Spero che comunque sarà una gran bella avventura. I prossimi video che pubblicherò nelle prossime settimane saranno dedicati al mio progetto Alte Vie, riguarderanno in sostanza in particolare quelle macchine a pellicola che vedete lì sulla mia testa. Parleremo quindi di medio formato e grande formato. In futuro, a proposito, parleremo di esposizione del sistema zonale, vedremo un pochettino tutte queste cose che riguardano la fotografia in bianco e nero, sia digitale che pellicola. Ho un bellissimo corrido digitale, lo uso con grande soddisfazione. Parleremo magari pure del perché comunque abbia scelto per il mio progetto Alte Vie l'utilizzo di macchine a pellicola. Detto questo, per conoscerci ancora un po' meglio, vi dirotto sulla mia pagina istituzionale, che è www.nicoladisario.it, dove trovate, oltre ai miei dati biografici, anche chiaramente il mio portfolio fotografico e video. Parleremo anche di video in bianco e nero in questo canale in futuro. Ovviamente sulla mia pagina Instagram e Facebook l'handle è Nicola Di Sario Foto, PH-Foto. Detto questo, vi rimando, diciamo, immediatamente al video che sto pubblicando contestualmente a questo qui, che riguarda il primo vlog del progetto Alte Vie, ambientato nella fantastica Valle di Palombaro nel Parco Nazionale della Maiella. Ho fatto una lunghissima e bella escursione, passeggiata con quella Rolleiflex di cui vi ho parlato all'inizio del video. Bene, diciamo che per ora è tutto, il ghiaccio l'abbiamo rotto. Vi invito caldamente ad iscrivervi al canale, a cliccare anche sulla campanella per ricevere le notifiche man mano che pubblicherò nuovo materiale. Direi che ci vediamo fra poco con il video che vi ho appena citato. Porto anche la stessa camicetta, quindi sarà un passaggio molto più snello. Grazie per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!